Oggi facciamo un gioco super divertente. Ti farò ascoltare delle clip audio a difficoltà crescente. 3 clip livello principiante, 3 clip livello intermedio e 3 clip livello avanzato. Se riesci a capire tutte queste clip audio, significa che il tuo livello di italiano è davvero avanzato. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi abbiamo preparato questo test audio super divertente per valutare le tue capacità d'ascolto. Ora, prima di iniziare, voglio dire solo una piccola cosa. Noi non possiamo valutare il livello soltanto da una capacità, in questo caso la capacità di ascolto. Però, se riesci a capire tutte queste clip audio, significa che comunque hai un ottimo livello di italiano. Quindi è molto semplice, vedrai sullo schermo la frase senza alcune parole. Poi io ti farò sentire l'audio, e sono tutti audio tratti da interviste, podcast, video su YouTube, eccetera, quindi proprio di italiani, e il tuo compito è quello di completare queste frasi con le parole mancanti. Allora, iniziamo subito da una creator che voi studenti e studentesse di italiano amate, Elisa True Crime. Elisa True Crime parla di true crime e ascolteremo un estratto dalla puntata in cui parlava di Lady Diana. Questa è la frase e devi completare la frase con le 2 parole mancanti. Ascolterai la frase 2 volte. Ascoltiamo e cerca di capire le parole mancanti. Vai! E all'inizio fanno passare questa separazione come amichevole, ma qualche anno dopo, nel 1995, Diana rilascia questa famosissima intervista bomba alla BBC. Ascoltiamo di nuovo. E all'inizio fanno passare questa separazione come amichevole, ma qualche anno dopo, nel 1995, Diana rilascia questa famosissima intervista bomba alla BBC. Ok, allora. E all'inizio fanno passare questa separazione come amichevole. Amichevole è l'aggettivo per amici. Per esempio, una persona amichevole è una persona estroversa che non ha difficoltà a fare nuove amicizie. In questo caso parliamo di una separazione tra 2 partner e quindi questa separazione la fanno passare, cioè dicono alle persone, raccontano ai giornali che è una separazione amichevole, cioè come 2 amici, senza dei grandi litigi, senza delle grandi discussioni, ma quindi finire una relazione in modo amichevole, cioè in modo sereno, tranquillo. Ma qualche anno dopo, nel 1995, Diana rilascia è il verbo rilasciare, questa famosissima intervista. Rilasciare un'intervista semplicemente significa pubblicare un'intervista nei media, per esempio nei giornali, in un blog, anche in televisione. E perché bomba? Perché un'intervista bomba? Semplicemente significa che è stata un'intervista veramente scioccante. Cioè che il pubblico non se lo aspettava. Ecco perché intervista bomba, qualcosa di scioccante, di inaspettato. Ok, riascoltiamo prima di andare avanti. E all'inizio fanno passare questa separazione come amichevole, ma qualche anno dopo, nel 1995, Diana rilascia questa famosissima intervista bomba alla BBC. Chiaro? E adesso continuiamo con Geopop, un canale di divulgazione scientifica su YouTube. In questa clip sentiremo parlare della zanzara, quell'insetto super fastidioso che invade le nostre città d'estate. Ok, ascoltiamo.
La zanzara è per questo motivo l'animale più letale al mondo, con addirittura circa 725.000 vittime all'anno. Ascoltiamo di nuovo. La zanzara è per questo motivo l'animale più letale al mondo, con addirittura circa 725.000 vittime all'anno. Ok? Beh, ha parlato un po' velocemente, però vediamo se hai capito le parole mancanti. La zanzara è per questo motivo l'animale più letale al mondo. Letale significa mortale, quindi l'animale che uccide di più al mondo. Infatti la zanzara fa circa 725.000 vittime all'anno, cioè ogni anno. E ti voglio fare una domanda, sai che cosa significa addirittura? Con addirittura circa 725.000 vittime all'anno? Addirittura è una parola molto bella che usiamo in italiano per indicare stupore, per indicare sorpresa. Infatti noi non ci aspettiamo che un insetto piccolo come la zanzara possa fare così tante vittime all'anno nel mondo. E quindi usiamo addirittura per sottolineare questo stupore, questa sorpresa, per indicare questa cosa esagerata. Ascoltiamo un'ultima volta la frase. La zanzara è per questo motivo l'animale più letale al mondo, con addirittura circa 725.000 vittime all'anno. Fantastico, com'è andata? Come sta andando? Adesso piano piano diventeranno più difficili. Ma prima di andare avanti voglio dirti una cosa molto importante, perché adesso stiamo facendo questo test di ascolto che può aiutarti a capire qual è il tuo livello di comprensione di ascolto in italiano. Ma come puoi effettivamente migliorare le tue capacità di ascolto? Beh, voglio consigliarti un PDF che abbiamo realizzato un po' di tempo fa che i nostri studenti amano. È una guida con più di 50 materiali utili tra film, serie TV, podcast, canali YouTube, insomma tantissimi materiali diversi che puoi usare per migliorare in italiano. E in questo documento tutti quanti i materiali sono divisi per categoria, quindi film, serie TV, podcast, eccetera. E questi materiali sono anche divisi per livello, così che puoi scegliere il materiale più adatto a te e troverai anche un mio piccolo commento in cui spiego per chi è questo materiale, quindi per quale livello, per quale momento di apprendimento. È davvero un documento molto molto utile e per esempio Elisa True Crime fa parte dei canali YouTube che consigliamo per imparare l'italiano, perché lei è davvero bravissima e parla in un modo super chiaro, quindi se ti piace il True Crime lei è perfetta. Puoi scaricare il PDF cliccando sul link qui sotto in descrizione o anche sul primo commento, inserisci il tuo nome e la tua email e noi ti invieremo il PDF. Facile facile, ti piacerà tantissimo. Va bene, adesso andiamo avanti con la prossima clip audio. Ascolteremo un estratto da un video di Cucina Botanica, il primo canale in Italia di cucina vegana. Ascoltiamo. La ricetta di oggi è fatta con una verdura che non piace a tutti, spesso a causa del suo sapore un po' amaro, e cioè il radicchio. Ascoltiamo di nuovo. La ricetta di oggi è fatta con una verdura che non piace a tutti, spesso a causa del suo sapore un po' amaro, e cioè il radicchio. Oh, allora, la ricetta di oggi è fatta con una verdura, cioè le carote, le melanzane, gli spinaci, i finocchi, sono tutte verdure. Una verdura che non piace a tutti, spesso a causa del suo sapore un po' amaro, e cioè il radicchio. Il radicchio è quella verdura viola, a me piace tantissimo, però è un po' amaro. Amaro è il contrario di dolce. Il caffè, per esempio, è un po' amaro e il gusto amaro
può dare fastidio ad alcune persone. Quindi verdura è amaro. In questa frase abbiamo anche a causa del suo sapore amaro. A causa di indica semplicemente la causa di qualcosa, quindi il perché. Perché questa verdura non piace a tutti? Perché è amara, a causa del suo sapore amaro. E abbiamo anche un'altra parola molto interessante in questa frase, cioè. Cioè è una parola che semplicemente si usa per spiegare qualcosa, per introdurre qualcosa. In questo caso io sto introducendo qual è la verdura amara, cioè il radicchio. Hai capito? Fantastico, riascoltiamo prima di andare avanti. La ricetta di oggi è fatta con una verdura che non piace a tutti, spesso a causa del suo sapore un po' amaro, e cioè il radicchio. Va bene? Fantastico, adesso passiamo al livello intermedio. Qui ascolteremo un estratto dell'intervista ad Andrea Bocelli, famoso cantante lirico italiano. Qui lui parla di come ha educato i suoi figli alla carriera. Ascoltiamo. Poi ho sempre spiegato loro che la felicità non si ottiene facendo quel che si ama, ma amando quel che si fa. E quindi una volta che hanno scelto la loro strada, io sarò sempre al loro fianco. Ascoltiamo di nuovo. Poi ho sempre spiegato loro che la felicità non si ottiene facendo quel che si ama, ma amando quel che si fa. E quindi una volta che hanno scelto la loro strada, io sarò sempre al loro fianco. Mi piace davvero tantissimo il concetto che ha espresso. Poi ho sempre spiegato loro, quindi ha sempre spiegato ai suoi figli, che la felicità, l'accento di Bocelli è toscano e quindi il suono della C è un po' particolare. Infatti non dice propriamente felicità, città, ma la c diventa un po' una sh, felicità. Riascoltiamo questo pezzo. Ho sempre spiegato loro che la felicità... Felicità, vedi, non è una c, ma una sh. Questo è un suono molto molto comune in Toscana. Quindi ho sempre spiegato loro, ai figli, che la felicità non si ottiene facendo quel che si ama, ma amando quel che si fa. È una visione molto interessante, cioè lui dice: tu per essere felice non devi fare quello che ami, ma devi amare quello che fai. È interessante. E quindi una volta che hanno scelto la loro strada, cioè una volta che i figli hanno capito cosa vogliono fare nella vita, io sarò sempre al loro fianco. Questo è il fianco. Quando noi diciamo essere al fianco di qualcuno, significa essere vicino a quella persona e sostenere quella persona, supportare quella persona. Hai capito? Riascoltiamo prima di andare avanti. Poi ho sempre spiegato loro che la felicità non si ottiene facendo quel che si ama, ma amando quel che si fa. E quindi una volta che hanno scelto la loro strada, io sarò sempre al loro fianco. Fantastico, adesso andiamo avanti con la prossima clip. Adesso ascoltiamo un estratto di un'intervista a Damiano dei Maneskin, il famoso cantante rock. In questa clip lui commenta un po' Sanremo, il festival della musica italiana. Ascolta attentamente. Sanremo non aveva senso perché c'erano tipo 7 canzoni mega forti, proprio fortissime. Riascoltiamo. Sanremo non aveva senso perché c'erano tipo 7 canzoni mega forti, proprio fortissime. Allora, qui lui dice che Sanremo non aveva senso, non avere senso. Quando diciamo che qualcosa non ha senso, significa che non si può capire. Perché dice questo? Perché sta commentando l'anno in cui lui ha vinto Sanremo
con i Maneskin, col suo gruppo, e non aveva senso per lui, era una cosa così difficile da capire, perché c'erano in gara altre 7 canzoni molto forti, cioè canzoni molto belle, e usa una parola per dire che queste canzoni erano molto forti, molto belle. Dice perché c'erano tipo 7 canzoni mega forti. Diciamo che mega non è usatissimo in italiano, almeno dove sono io in Puglia, o comunque io non lo uso spesso. Però Damiano lo usa, e mega è ancora di più di molto, quindi qualcosa di davvero grande, davvero forte. Una cosa che voglio farti notare è la differenza tra avere senso e fare senso, che è una cosa spesso sbagliata dagli studenti. Se io ti dico che qualcosa non ha senso, significa che è strano, è molto difficile da capire. Non capisco, è così strano. È lo stesso se dico che qualcosa ha senso, cioè che ha senso, riesco a capire questa cosa, è comprensibile. Ma se dico fare senso, significa che qualcosa è disgustoso. Per esempio, questo film fa senso, cioè un film splatter, horror, dove c'è tanto sangue, eccetera, fa senso. Quindi attenzione. Avere senso, essere comprensibile, o non avere senso, non si capisce niente. Fa senso, essere disgustoso. E un'altra cosa che voglio farti notare è la pronuncia di proprio di Damiano, che ha un accento romano. E proprio diventa quasi popo, cioè proprio lo pronuncia davvero molto velocemente. Ascoltiamo. 7 canzoni mega forti, proprio fortissime. Vedi? Proprio fortissime, diventa velocissimo, quasi popo fortissime. Riascoltiamo prima di andare avanti. Sanremo non aveva senso perché c'erano tipo 7 canzoni mega forti, proprio fortissime. Fantastico. Adesso passiamo alla prossima clip audio e ascolteremo l'intervista al tennista più famoso d'Italia, Jannik Sinner. Come sempre, ascolta con attenzione e cerca di completare con le parole mancanti. Ovviamente se potessi sceglierei di giocare a tennis, però nell'altro senso sto molto bene e non sto neanche pensando tanto al tennis in questo momento. Riascoltiamo. Ovviamente se potessi sceglierei di giocare a tennis, però nell'altro senso sto molto bene e non sto neanche pensando tanto al tennis in questo momento. Fantastico. Beh, prima di tutto dobbiamo dire che Sinner ha un accento particolare, perché Sinner viene dall'Alto Adige. Quindi c'è la regione, il Trentino Alto Adige, al nord Italia, divisa in Trentino e Alto Adige. In Alto Adige si parla quasi più tedesco che italiano. E infatti tutte e due le lingue, l'italiano e il tedesco, sono lingue ufficiali. Infatti Sinner ha imparato l'italiano, comunque ha iniziato a parlare l'italiano da piccolo, ma non dalla nascita. Quindi diciamo che ha un accento un po' particolare. In ogni caso, vediamo le parole mancanti. Ovviamente, se potessi sceglierei di giocare a tennis. Qui abbiamo un periodo ipotetico del secondo tipo, della possibilità. Se io avessi la possibilità di scegliere, sceglierei di giocare a tennis. Come si forma? Con il congiuntivo imperfetto nella prima parte della frase, quella col se potessi, e con il condizionale presente nella seconda parte della frase. Sceglierei, che è un condizionale presente appunto. Quindi, ovviamente, se potessi scegliere, sceglierei di giocare a tennis, però nell'altro senso sto molto bene e non sto neanche pensando tanto al tennis in questo momento. Pensando. Qui abbiamo un gerundio perché abbiamo il presente progressivo sto pensando, quindi il verbo stare più il gerundio forma il presente progressivo per indicare un'azione che avviene proprio in questo momento. Ora non sto pensando neanche tanto al tennis. Perfetto, riascoltiamo prima di andare avanti alla prossima clip. Ovviamente se potessi sceglierei di giocare a tennis,
però nell'altro senso sto molto bene e non sto neanche pensando tanto al tennis in questo momento. Ottimo. Dai, siamo pronti per passare alle clip di livello avanzato? Vediamo come va. Adesso ascoltiamo l'intervista a Valentino Rossi, famosissimo pilota di MotoGP italiano. Questa intervista di Valentino Rossi era al podcast Basement di Gianluca Gazzoli e comunque se volete guardare i video che stiamo ascoltando oggi, quindi la versione completa, semplicemente cliccate in descrizione e troverete tutti i link. E quindi ascoltiamo Valentino Rossi. E dicevamo, cavolo, devi correre fin quando proprio non ce la fai più, perché così almeno dopo non hai nessun rimpianto. Ascoltiamo di nuovo. E dicevamo, cavolo, devi correre fin quando proprio non ce la fai più, perché così almeno dopo non hai nessun rimpianto. Valentino Rossi ha un accento di Pesaro, quindi un accento un po' delle Marche, un po' romagnolo. È un accento che personalmente a me piace perché lo trovo incredibilmente amichevole. Però loro parlano molto velocemente, a volte sono un po' più difficili da capire. Comunque, vediamo se sei riuscito a capire quali sono le parole mancanti. E dicevamo, cavolo, che è un po' un'esclamazione. Devi correre fin quando proprio non ce la fai più, perché così almeno dopo non hai nessun rimpianto. Quindi qui che cosa diceva Valentino Rossi? Lui adesso non è più un pilota di MotoGP, però comunque un pilota automobilistico, quindi partecipa ancora a competizioni però su auto. E devi correre, cioè correre con la moto, con l'auto, ovviamente durante le gare, Quindi devi essere un pilota proprio fino a quando non ce la fai più. Ce la fai viene dal verbo farcela, è il presente del verbo pronominale farcela, seconda persona tu. Io ce la faccio, tu ce la fai. Farcela significa riuscire a fare qualcosa, essere in grado di fare qualcosa, avere la capacità, avere le forze per fare qualcosa. Quindi lui dice, se tu sei un pilota, devi correre fino a quando hai la capacità di farlo, fino a quando hai le forze di farlo. Devi correre il più possibile, così poi dopo non hai nessun rimpianto. Così poi quando sei più grande d'età non dici «Ah no, forse dovevo correre di più, non dovevo ritirarmi dallo sport così presto». Quello è un rimpianto, ok? Riascoltiamo prima di andare avanti. E dicevamo, cavolo, devi correre fin quando proprio non ce la fai più, perché così almeno dopo non hai nessun rimpianto. Bello, mi piace tantissimo il suo accento. E adesso ascoltiamo una clip del professor Barbero, il professore di storia più famoso del web in Italia. In questa clip il professor Barbero parla dell'origine dell'espressione fare una scarpetta. Ascoltiamo. C'è un dizionario abruzzese che registra questa locuzione, fare scarpette per dire fare una passeggiata. E allora il discorso è che è il tuo pezzetto di pane che fa la sua passeggiata intorno al piatto per tirare su il sugo. Io lo trovo bellissimo. Bello, e ci credo. Bello. Riascoltiamo. C'è un dizionario abruzzese che registra questa locuzione, fare scarpette per dire fare una passeggiata. E allora il discorso è che è il tuo pezzetto di pane che fa la sua passeggiata intorno al piatto per tirare su il sugo. Io lo trovo bellissimo. Bello, e ci credo. Bello. Super interessante. Quindi c'è un dizionario abruzzese. Beh, abruzzese è l'aggettivo di Abruzzo, che sarebbe una regione italiana nel centro-sud. E quindi in questo dizionario abruzzese, cioè della lingua dell'Abruzzo, il dialetto dell'Abruzzo, c'è questa locuzione, questa espressione fana scarpette, che ovviamente è abruzzese. E in abruzzese fana scarpette, che poi in italiano diventa fare una scarpetta, significa fare una passeggiata. Ed è molto interessante perché fare la scarpetta significa pulire il piatto col pane per raccogliere il sugo. E quindi è come se
il pane fa una passeggiata nel piatto. È molto bello. Quindi, per dire fare una passeggiata, e allora il discorso è che il tuo pezzetto, quindi piccolo pezzo di pane, che fa la sua passeggiata intorno al piatto per tirare su il sugo. Cosa significa tirare su? Beh, tirare è questo, ok? Se però io tiro su, significa da giù. E quindi il pane tira su il sugo, no? Perché se questo è il piatto, io col pane faccio così, tiro sul sugo e lo mangio. Quindi ecco perché tirare su. Un'altra cosa che voglio farti notare è la fine della frase. Lui dice: io lo trovo bellissimo, quindi trova bellissima questa immagine del pane che fa la passeggiata, e ci credo. In questo caso ci significa a questa cosa, cioè io credo a questa cosa, cioè io credo all'origine di fare una scarpetta, che significa fare una passeggiata perché il pane fa la passeggiata nel piatto. Ovviamente noi non possiamo essere sicuri al 100% di questa spiegazione. È un'ipotesi, però è una bella ipotesi. Riascoltiamo il professor Barbero prima di andare avanti. C'è un dizionario abruzzese che registra questa locuzione, fa le scarpette per dire fare una passeggiata. E allora il discorso è che è il tuo pezzetto di pane che fa la sua passeggiata intorno al piatto per tirare su il sugo. Io lo trovo bellissimo e ci credo. E ci credo anch'io. Fantastico. E adesso finiamo con l'ultima frase di oggi, la più avanzata. E ti dirò, è la più avanzata semplicemente perché è molto veloce. Qui ascoltiamo un'intervista a una cantante super famosa italiana, Giorgia. La conosci? Dai, ascoltiamo. Cucino io, dico no, non cucini tu, perché poi io devo pulire tutto il casino che tu fai, allora è meglio che cucino io, che sporco di meno, no? Oh, era molto veloce. Ascoltiamo di nuovo. Cucino io, dico no, non cucini tu, perché poi io devo pulire tutto il casino che tu fai, allora è meglio che cucino io, che sporco di meno, no? Dai, ascoltiamo una terza volta. Cucino io, dico no, non cucini tu, perché poi io devo pulire tutto il casino che tu fai, allora è meglio che cucino io, che sporco di meno, no? Ok, qui Giorgia praticamente stava parlando di suo figlio e quindi del fatto che, si sa, è meglio che i figli non cucinano perché poi sporcano tutto. Questa è una tipica frase da mamma italiana. E quindi lei dice con un accento romano: cucino io. Anche qui la C diventa un po' sh, come in Toscana. Cucino io, ok? Cucino io, cioè quello che dice il figlio. E poi Giorgia risponde: no, non cucini tu. Perché? Questa era la parola che mancava. Perché? Poi io devo pulì, che è l'abbreviazione di pulire. Questa è una cosa molto frequente diciamo, a Roma, ma anche in altre parti d'Italia. Perché comunque il romano ha una grande influenza su tutti gli italiani regionali. Quindi molto spesso quello che capita è che l'infinito di un verbo togliamo la R e finale. Quindi pulire diventa pulì. Andare diventa andà. Vedere diventa vedè. È abbastanza frequente questo nella lingua di tutti i giorni. Quindi no, non cucini tu perché poi io devo pulire, cioè devo pulire tutto il casino, la confusione che tu fai. E allora è meglio che cucino io che sporco di meno. Cioè sporcare, appunto, rendere tutto sporco. Io sporco di meno, cioè sono più pulita quando uso la cucina. Molto interessante anche questo che, e allora è meglio che cucino io che sporco di meno. Questo che è perché. A volte usiamo la congiunzione che semplicemente al posto di perché. Quindi allora è meglio che cucino io perché sporco di meno. Di tutti questi connettivi avanzati ne parliamo nel nostro corso Italiano Vero Avanzato. Per esempio l'uso di che al posto di perché può confondere un po', ma è molto frequente.
Benissimo, ascoltiamo un'altra volta. Cucino io, dico no, non cucini tu perché poi io devo pulire tutto il casino che tu fai, allora è meglio che cucino io che sporco di meno, no? Più chiaro adesso, no? Benissimo, ce l'abbiamo fatta, com'è andata? Allora adesso io voglio sapere da te quante frasi sei riuscito a capire al 100%? Sei riuscito ad inserire tutte le parole? Com'è andata? Scrivilo nei commenti e parliamone insieme e dimmi anche se secondo te la scelta che abbiamo fatto di principiante, intermedio e avanzato era accurata. Perché poi sai, non è sempre così oggettivo, magari qualcosa che è più facile per una persona è più difficile per un'altra. Quindi dimmi se secondo te abbiamo fatto un buon lavoro a dividere principiante, intermedio e avanzato. E voglio anche dirti di nuovo che ovviamente questo non è un metodo per capire il tuo livello, perché stiamo valutando solo le tue capacità di ascolto. Ora però è molto importante ricordare che l'unico modo per migliorare le tue capacità di ascolto è esporti costantemente alla lingua italiana. E come puoi farlo? Con film, serie TV, podcast, video, eccetera. E quali materiali usare? Beh, abbiamo preparato per te questo fantastico PDF con 50 materiali utili in italiano, con film, serie TV, canali YouTube, podcast, divisi per categoria e per livello. È un PDF davvero super utile, ti consiglio di darci un'occhiata e per scaricarlo semplicemente clicca sul link in descrizione qui sotto, anche sul primo commento, e ti invieremo il PDF direttamente nella tua casella email. E se questo video ti è piaciuto, ti ha divertito e hai imparato nuove cose, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo è un piccolo gesto per te, ma per noi ha davvero un valore enorme, perché se tu lasci mi piace ci stai aiutando, ci stai supportando a far crescere il canale. Quindi non dimenticare di lasciare un bel mi piace e anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai nessun video futuro. Noi ci vediamo come sempre nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!